mio. L'unica vera cosa importante quando si cuoce un brisket è avere un fuoco pulito. Non importa la rub, non importa se è iniettato o meno, non importa neanche se lo incartate. Se lo cuocete su un offset, e soprattutto se l'offset è uno di questi casalinghi piccoli, la cosa importante è avere un fuoco pulito. E per avere un fuoco pulito dovete usare della legna stagionata, secca, non verde e non conifere soprattutto. La legna deve essere della dimensione corretta per lo smoker che usate. Non potete pretendere di utilizzare dei ciocchi interi su uno smoker di queste dimensioni. Questi sono dei pezzi di faggio tra i 25 e i 30 cm e circa 4 cm di spessore. Questa è la dimensione ideale. Qui sotto c'è della legna, un po' il faggio, un po' il rovere. Il faggio ha un problema, il faggio brucia molto rapidamente, fa molto calore, ma non lascia brace. Avere una brace è fondamentale. Un letto di braci che noi iniziamo a generare utilizzando una ciminiera e del carbone è l'unica cosa che vi consente di mantenere delle temperature. Se andate avanti con la pura fiamma di legna per generare calore avrete problemi. Questo brisket pesa circa 5,5 kg da pulito, quindi prevede una cottura di più o meno 10 ore. È importante selezionare i pezzi di legno più brutti per l'inizio o per la fine della vostra cottura. Ad esempio questo non è un gran pezzo di legno, questo ancora meno. Questi pezzi li utilizzeremo all'inizio perché non c'è ancora la carne. Oggi prevedo di cuocere intorno ai 250-300 gradi Fahrenheit. Come vedrete non utilizzo termometri digitali, ma mi affiderò solamente al tell-true che ho installato come piccola modifica in basso a sinistra, invece di tenerlo qui, della consistenza al tatto. Adesso che abbiamo un bel fuoco vivo possiamo cominciare a chiudere e lasciare che si riscaldi lo smoker, anche perché avremo bisogno che cominci a tirare. Fino a che non chiudiamo queste porte non si sviluppa il tiraggio. Noterete che non uso le prese d'aria né sulla firebox né sulla canale di tiraggio. Questo perché la vera cottura alla texana prevede che la temperatura sia regolata dalla dimensione del fuoco o dalla distanza del fuoco dalla camera di cottura e non dalla quantità di aria che passa. Strozzare un fuoco non è mai una buona idea. Preferisco lasciare la porta della firebox aperta, 4 dita o 2 dita a seconda,
L'importante è che non tiri vento dentro la firebox. È stato costruito da una ditta a Perugia, la Blackfire, acciaio in D7 mm, quindi è molto bene il calore e la temperatura. La canna di tiraggio è modificata, è molto più lunga e molto più spessa. Questo assicura un tiraggio decisamente migliore ed un fuoco più pulito. In più ho effettuato un paio di modifiche e altre verranno in futuro. La prima, il termometro del True è stato posizionato in basso a sinistra, vicino alla grata dove viene cotto il cibo, perché è quella la temperatura che ci interessa. Qui sopra è sempre un centinaio di gradi superiore a quello che dovrebbe essere. In più ho anche modificato il deflettore. In caso, se volete, fatemi sapere, vi darò dettagli. Brucia benissimo. Il fumo è completamente pulito. Non so se riuscite a vedere la distorsione nell'aria. La parte più grassa verso il fuoco. Sembra buono. Ora, una volta che il brisket è incartato, non prenderà più stagone di fumo, quindi sarebbe inutile lasciarlo qui. Personalmente finisco la cottura in forno. Dopo ben 12 ore di riposo in forno. Prima di aprire, ricapitoliamo. Un brisket canadese, 5,5 kg. Non c'era molto da trimmare, era veramente magro, la cosa era un po' preoccupante perché i brisket molto magri tendono a rimanere duri. Lo abbiamo cotto con legno di faggio per 8 ore sullo smoker e l'abbiamo spostato in forno dopo averlo incartato in butcher paper con del grasso di manzo. In che senso grasso di manzo? Forse avrete visto anche pubblicizzato moltissimo da Jeremy Yoder di Mad Science Barbecue. Gli scarti di grasso del brisket, quelli che tagliate via, potete macinarli in piccoli pezzi e fonderli su un fornello o nello smoker o nel forno dove preferite, ed il grasso ottenuto può essere utilizzato per bagnare la butcher paper e di risultato dovreste ottenere un brisket più umido, più grasso, più piacevole al gusto. Personalmente ho notato delle differenze, soprattutto quando viene cotto su un Weber o su uno smoker piccolo, dove le cose tendono a diventare anche troppo asciutte a volte. Quindi dopo averlo incartato nella butcher paper, bello stretto, lo abbiamo spostato nel forno, che ho mantenuto ad una temperatura di 120 gradi, più o meno 250 Fahrenheit, finché al tatto la carne non è risultata morbida. E utilizzando un termometro a sonda non ho notato che la consistenza era burrosa, soprattutto qui dietro. Ma la cosa veramente importante era sentire che la carne fosse morbida, cedevole, gelatinosa. Dopo aver finito la cottura in forno ho lasciato che si raffreddasse un po', scendesse intorno ai 70 gradi Celsius e poi l'ho lasciato riposare per 12 ore circa nel forno a bassa temperatura, sui 60 gradi.
Questo fa sì che se il brisket è cotto troppo poco, aiuti a sciogliere il collagene e gelatinizzarlo per renderlo più morbido. Direi di potermi ritenere soddisfatto. Il bark è nero, meteorico. Il grasso è ben fuso. Il bark ha fatto la crosticina che personalmente io adoro. Direi che è ora di cominciare a tagliare e vedere com'è andata. Ricordatevi che il brisket è diviso in due parti, il flat e il point, che hanno fibre che vanno in direzioni diverse. Il flat andrà tagliato in questo senso, poi arrivati qui dove inizia il point dovremo cominciare a tagliare in questo senso. Notate quanto poco grasso ci sia sul fat cap. Il prossimo sarà un brisket americano. Beh, non so che ore siano da voi, ma da me è ora di pranzo.